Rispondi, Pierino. Dove si trova la Macedonia? Dentro al frigorifero. Certo, non tutte le risposte sono giuste, ma il ragazzo risponde a tono. Segue una sua logica, ecco. Eccoci pronti per una nuova puntata scoppiettante, qui nella mitica soffitta di Pippo, dove tra poster ingialliti, calendari dimenticati e vecchie VHS riscopriamo le bellezze che ci hanno fatto battere il cuore tra gli anni 80 e 90. Oggi tiriamo fuori un nome che ha il sapore di Sicilia, di sguardi intensi e di reginette che non passano mai di moda. Sedetevi comodi, accendete i ricordi e preparatevi a un viaggio tra concorsi di bellezza, commedie di culto e copertine ad alto tasso di fascino. Allora, da dove cominciamo? Ma ovviamente da quel mitico 1988, quando una ragazza di 26 anni, sì, hai sentito bene, 26, la più matura Miss Italia di sempre, si presenta alle selezioni con una presenza magnetica e una bellezza tutta mediterranea, da togliere il fiato. Lei è Nadia Bengala, siracusana doc, e quando sale sul palco di Salsomaggiore incanta tutti. Quell'anno per la prima volta si vota col televoto e il pubblico non ha dubbi. La corona è sua. I ricordi di quella vittoria? Beh, una vittoria votata dal pubblico, quindi decisa dal popolo. Io infatti mi definisco sempre la Miss della gente, perché mi ha votato la gente per la prima volta in diretta, la prima volta che votava il pubblico da casa, e quindi mi sento la Miss Italia della gente. Quello fu un momento storico e non solo per lei. Nadia Bengala fu definita la prima Miss Italia Nazional Popolare e divenne subito un volto amatissimo. Il suo sorriso, i capelli scuri e quell'aria da ragazza semplice e passionale alla Sofia Loren conquistarono l'Italia intera e aprirono per lei le porte del cinema e della TV. Appena incoronata, Nadia si lancia nel mondo dello spettacolo e chi la ferma più? Esordisce con un cult della commedia all'italiana, Pierino torna a scuola, 1990, di Mariano Laurenti, accanto ad Alvaro Vitali. Sì, proprio lui. La nostra Miss interpreta la supplente Rizzi con mise scolastiche che, diciamolo, di scolastico avevano ben poco. Un ruolo da urlo, letteralmente. Ecco, signorina, questa è la sua classe. Vedrà, si troverà bene. Aschi, e quello chi è? È un maestro nuovo, sono tutti innamorati di lui. Si chiama Marozzi. Marozzi. E molte mano dal carrozziere. E perché proprio dal carrozziere? Perché gli fa i bozzi. Per qualsiasi problema può rivolgersi a me. Va bene, grazie. Ma non è finita qui. La vediamo in film come Gli Inaffidabili, 1997, con Jerry Calà, dove interpreta se stessa, o meglio, un personaggio che porta il suo nome, e poi in titoli come Nemici per la pelle, o il drammatico Una vita violata, 2009, dove recita nei panni di Rossana, mostrando anche un lato più intenso e drammatico. Nel frattempo si fa spazio anche in TV. La ricordate come Valletta di Iva Zanicchi, in OK? Il prezzo è giusto su Canale 5, elegante, sorridente, impeccabile. Era il 1988 e la Bengala era ovunque. Recita in fiction come un inviato molto speciale con Lino Banfi, partecipa come opinionista nei salotti Rai e nel 2005 la vediamo pure in un reality, Ritorno al presente, dove si mette in gioco senza paura. Guarda, io sono una persona abbastanza eclettica, comunque una donna di casa, si può dire senza assolutamente vergogna, perché sono soprattutto una donna di casa, veramente. E poi c'è un lato di Nadia che non possiamo ignorare, quello che ci ha fatto sognare attraverso le riviste patinate e i servizi fotografici che hanno infiammato l'immaginario collettivo. Playboy, Playman, calendari e servizi sensuali che facevano impazzire gli italiani. Sì, anche quelli che dicevano «ma no, io leggo solo per gli articoli». Certo, come no. Nadia compare su Playboy Italia già a dicembre 1988 e ci ritorna in agosto 1999, poi su Playman nel 1996. Gli scatti? Raffinati, audaci, ma sempre eleganti. Quella bellezza naturale, mai forzata, la rendeva un'icona davvero unica. Una reginetta che, tolta la corona, indossava lingerie e sorrisi con la stessa naturalezza. Ma sapete cosa ha sempre colpito di Nadia? Il fatto che, dietro quell'immagine da bellezza da copertina, c'è sempre stata una donna vera,
che non ha mai cercato lo scandalo o l'eccesso. In un'intervista ha detto: «Ho condotto una vita semplice, lontana dai riflettori». E infatti ha studiato recitazione sul serio, frequentando l'Accademia d'Arte Drammatica di Roma, debuttando a teatro con 6 personaggi in cerca d'autore. Altro che improvvisata. Negli ultimi anni si è dedicata a cortometraggi indipendenti: L'idea malvagia, La goccia maledetta, Prova d'amore con Alessandro Haber, e ha fatto parte del cast dell'antologia horror Brividi d'autore, uscita nel 2023. Una carriera lunga, variegata, fatta di alti e bassi, ma sempre vissuta con dignità. E come dimenticare il suo ritorno a Miss Italia nel 2019, questa volta come giurata. Un cerchio che si chiude con eleganza e coerenza. E poi, certo, non poteva mancare il colpo di scena. Nel 2021 si è candidata al Consiglio Comunale di Roma, nella lista Con le donne per Roma. La Bengala in politica? Sì, proprio lei. Perché una vera reginetta non smette mai di mettersi in gioco. Anche quando i riflettori si abbassano un po', lei resta lì, col sorriso genuino, lo sguardo da diva e quella grazia tutta sua che non invecchia mai. Insomma, Nadia Bengala non è stata solo una Miss Italia, è stata un'immagine ricorrente nei sogni degli italiani. Una presenza discreta ma indimenticabile nel cinema e in TV. E oggi è una figura che ci ricorda quanto fascino possa esserci nella semplicità. Se anche voi avete amato il suo stile, il suo sguardo e la sua carriera così sorprendente, lasciate un bel like, iscrivetevi alla Soffitta di Pippo e attivate la campanella, così non vi perdete nessuna delle nostre dive, né ieri né oggi. E ora tocca a voi. Quale altra regina di bellezza vorreste riscoprire con noi? Scrivetecelo nei commenti, che la Soffitta è sempre pronta ad aprire nuovi bauli pieni di ricordi. Ci sentiamo alla prossima puntata e, mi raccomando, occhi sul passato, ma cuori ben accesi.